Ogni tanto preparo la pizza senza glutine, ma per non annoiarmi con i soliti sapori, cambio sapori tutte le volte che posso. Questa volta vi offro la pizza con scamorza affumicata, melanzane fritte e lonzino. È buonissima, semplice da realizzare, non serve nemmeno la planetaria. Seguitemi in cucina e vediamo come l'ho preparata. Ho versato in una ciotola l'acqua, il lievito, ho mescolato con il cucchiaio di legno per far sciogliere il lievito, poi ho aggiunto la miscela, anzi sono due miscele. Qui sotto in info box trovate come al solito tutta la lista degli ingredienti. Ho mescolato prima con questo cucchiaio di legno per qualche minuto cercando di far assorbire l'acqua all'impasto. Inizialmente la farina sembra mastice, cioè una cosa veramente difficilissima da lavorare. Man mano che si idratano le fibre e gli addensanti la pasta risulta più facilmente manipolabile. Dopo un pochettino di olio di gomito ho aggiunto il sale e l'olio d'oliva e ho continuato a mescolare prima con questa spatola di legno, poi con la marisa, con la spatola di silicone. Ci vuole un pochettino di pazienza, ma massimo in 10 minuti tutto è pronto, quindi vedete non serve nemmeno la frusta elettrica. Alla portata di tutti, non servono strumenti particolari. Con la spatola raccolgo bene l'impasto staccandolo dai bordi e liscio la pasta perché ci sono sempre quei piccoli grumetti molto fastidiosi che sono difficili da togliere con il cucchiaio di legno, quindi con questi movimenti rimuovo tutti i piccoli grumi di impasto fino a quando non ottengo un composto molto liscio. Poi ho preso una ciotola di plastica, l'ho unta benissimo con dell'olio, ho versato al suo interno l'impasto della pizza e con le mani anche unte ho formato questa palla di impasto molto liscia. L'ho lisciata proprio bene bene, l'ho rimessa nella ciotola, ho chiuso con il coperchio e l'ho lasciata lievitare fino al raddoppio. Non so dirvi quanto tempo ci vuole, ci possono volere un'ora, 2 ore, 3 ore, dipende dalla temperatura di casa. L'importante è che voi vi segnate il livello, al raddoppio potete continuare con la preparazione. E questa è la pasta raddoppiata. Ho spolverato con farina di riso un foglio di carta da forno. Io cuocio direttamente sul foglio di carta da forno perché siccome cuocio anche impasti con il glutine, preferisco evitare le contaminazioni. Invece della farina di riso va benissimo anche la farina di mais fine. Poi ho capovolto la ciotola, ho lasciato che la pasta si staccasse da sola, ho infarinato anche la superficie della pasta e ho iniziato a stendere la pizza. Lo spessore della pizza, lo spessore dei bordi lo stabilite voi. È questione di gusti, non tutti amano il bordo a canotto, il bordo molto gonfio e privo comunque di condimento, altri addirittura lo preferiscono con il bordo condito, con il bordo farcito, è pure fattibile. Scegliete voi dimensioni e spessore della pizza. Mentre stendo la pizza faccio preriscaldare il forno alla massima potenza, dipende dal forno che si ha. Se si ha un forno tradizionale, quindi quello casalingo, e si possiede anche la pietra refrattaria, bisogna mettere la pietra refrattaria sulla griglia in basso del forno e farlo riscaldare alla massima potenza, quindi 250, 270, dipende dal forno che si ha, per circa 40 minuti. In un forno per la pizza che arriva a 400-450 gradi lo si preriscalda normalmente come si fa di solito e di solito c'è la lucina che si spegne quando il forno è arrivata alla temperatura. Prima di condire la pizza bisogna avere il forno caldo. Nel mio caso ho condito la pizza molto semplicemente con della scamorza affumicata tagliata a pezzi, dei cubetti di melanzana fritta, della mozzarella che ho lasciato sgocciolare dal suo siero, del formaggio grattugiato, questo è caciocavallo grattugiato, poi dell'origano, un filo d'olio d'oliva,
Ho ritagliato la carta da forno in eccesso e l'ho infornato direttamente appoggiandolo sulla pietra refrattaria. Nel forno per pizza ci vorranno 3 minuti circa, poi dipende dal forno, 3-4 minuti al massimo. Nel forno tradizionale ci vorranno 8-10 minuti circa. Poi una volta cotta la pizza l'ho tirata fuori e l'ho condita con delle fettine di lonzino che possono essere sostituite con delle fette di prosciutto crudo. E voilà, la pizza è pronta. I bordi sono croccantini, la pizza è morbidissima, è estremamente buona, questo condimento è venuto veramente buonissimo, ve lo consiglio, provateci. Se la provate fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Se la ricetta vi è piaciuta lasciatemi un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessuna nuova ricetta senza glutine. Ciao e alla prossima ricetta gluten free!